Giovedì 7 settembre, nuova prova a tempo, prendete uno zaino e riempitelo di tanta pazienza perché siamo a bordo di un'autovettura stradale, ma se pensavate che la Corvette della scorsa prova a tempo fosse difficile da guidare, non avete provato questa, ovvero l'Aston Martin DB5 del 1964. Motore frontale, trazione posteriore, gomme sport dure, siamo sul tracciato del Goodwood Motor Circuit, una pista corta, una pista non per autovetture super veloci, quindi si adatta bene a quest'auto, cordoli stretti, erba a bordo pista, ma il problema non è il grip, il problema di quest'auto su questa pista è uno solo, la frenata. Se non sapete gestire bene il freno, qui vi troverete malissimo perché non pensate di poter arrivare in curva e staccare, perché come premete giù tutto il pedale del freno l'auto si gira, andate in testa coda. Per il grip, la fase di accelerazione diciamo che è gestibile, tutto sommato è anche divertente, ma dovete lavorare sul freno, quindi se non avete confidenza col vostro freno, ragazzi, fatecela, altrimenti lasciate stare questa prova. Una volta presa confidenza col freno, che quindi riuscite a gestire questo sovrasterzo in frenata, sarete pronti per fare il giro veloce, perché quella è la chiave del giro veloce, ovvero sfruttare il sovrasterzo in frenata in ingresso curva. Partiamo proprio dalla curva 1. Lì va fatta una frenata secca e decisa. Come vedete la traccia di gomme che sta sull'asfalto, lì pigiate giù il freno, ovviamente non tutto ma quasi. Fate partire l'auto al posteriore, controllatela con lo sterzo, mi raccomando lo sterzo per tutta la pista, cercate di ruotarlo il meno possibile, ma fatela ruotare appunto con la frenata. Uscite da questa curva sempre in quarta, mi raccomando i cambi marcia devono essere abbastanza precisi, tra la terza e la quarta 155 km/h, tra la quarta e la quinta 192 km/h. Fate le due semicurve a destra tutte quante a pieno, arriviamo in un altro punto critico, la staccata sempre dove vedete la traccia di gomma a terra, ma qui non frenate pesante, tutt'altro, andate solo a toccare il freno, tenete lo sterzo dritto perché avete la forza G che vi sta buttando tutti a sinistra, quindi sterzo dritto, toccate il freno, l'auto si intraversa e parte al posteriore. Modulate con l'acceleratore sempre tenendo la quinta mentre andate a toccare il cordolo, per poi nuovamente frenare, staccare in quarta o addirittura in terza a seconda della vostra velocità, tenendo presente che staccando e soprattutto cambiando la marcia, facendo entrare quella inferiore ad alti regimi, causa un freno motore molto importante, quindi se siete in fase di ingresso curva o percorrenza curva, l'auto ovviamente tenderà a partire al posteriore, quindi già in frenata lo fa, se scalate e state alti giri lo fa ancora di più e diventa difficile controllarla. Quindi usciamo da questa curva, arriviamo ad una staccata dove finalmente l'auto è dritta, quindi potete frenare pesante, entrate in terza, cercate qui di farla partire il meno possibile perché siete lenti e se parte l'auto praticamente si inchioda. Fate tutto rettilineo, facciamo la semicurva a sinistra a pieno, entriamo nella fase di staccata delle ultime due curve a destra, sono due curve consecutive, ma la staccata dovete farla ad auto dritta con volante dritto. Vedete che c'è una stradina laterale, un'altra parte della pista, come finisce andate a premere giù il freno, quindi scalate in quarta, affrontate la prima destra e lascia a voi la scelta se scalare in terza per affrontare la seconda curva a destra o mantenere la quarta, proprio per quello che ho detto prima, ovvero per il discorso del freno motore, quindi come vi trovate meglio. Ed arrivate quindi alla chicane finale molto stretta che si fa tutta in terza, come vedete l'ombra, entrate nell'ombra e giù col freno. Cercate di ritardare leggermente l'ingresso nella prima fase della chicane per poi girare a sinistra e cercare di uscire il più veloce possibile. Andate anche oltre il cordolo, prendete anche l'erba, non fa molta differenza con quest'auto, attenzione ovviamente con l'acceleratore a non farla partire al posteriore. Ed avete concluso il giro sperando che siete riusciti ad entrare nell'oro. Anche perché non ho fatto molti giri, ne ho fatti una decina, ma ho fatto tantissimi riavvii, credo di aver riavviato almeno 50 volte per gli errori che facevo tra la curva 1, tra la staccata quella veloce in quinta, quindi non essendo la pazienza il mio forte, non credo che farò mai più questa prova. Suppongo che
Rimango nell'oro perché già ci stanno nomi importanti lì in vetta alla classifica, quindi non dovrei avere problemi a rimanere nell'oro, ma calcolate che come giro ideale ho un 24 alto, quindi capite la differenza tra quello che ho fatto e quello che potrei fare, proprio perché è facilissimo sbagliare in questo tracciato, basta sbagliare una frenata, basta sbagliare una pressione del freno di pochi grammi ed ecco che il giro è fallito e bisogna ricominciare da capo. Spero ovviamente di avervi aiutato a raggiungere l'oro in questa prova dove non è assolutamente scontato. Vi ringrazio di avermi seguito, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Tutti i miei iscritti hanno diritto ad uno sconto del 20% per ogni acquisto presso la Cockpit Tech Solution, azienda che produce postazioni di guida e sedili anche completamente personalizzati. Iscrivetemi a questa mail per ricevere il vostro coupon sconto. Ciao ragazzi, al prossimo video.